Hai 15 secondi di tempo per fare una buona prima impressione e non esiste mai la seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Ma come fare a non sbagliare? Tempo scaduto. Ti svelerò 2 curiosità, 17 modalità e alla fine ti darò un consiglio molto utile. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. Nel video precedente ti ho spiegato perché siamo così tanto rapidi a prendere decisioni e che siamo molto più istintivi di quanto ci piacerebbe credere. Ti lascio il link in info box. Ora ti confermo che la prima impressione che ci facciamo su un'altra persona avviene nei primi 4 minuti e che assolutamente cruciali sono addirittura i primi 15 secondi. Purtroppo difficilmente poi una persona cambierà idea sulla prima impressione che ha avuto. Cercherà continuamente nuovi indizi che riescano a confermargliela. In uno dei prossimi video ti spiegherò dettagliatamente i motivi e anche come riuscire a scardinarli. Ma per ora concentriamoci su questi pochissimi secondi che ci servono per fare una buona prima impressione. Fare un'ottima prima impressione ti sarà sempre molto utile, sia in ambito lavorativo che in ambito personale. La prima interazione che avviene fra persone che non si conoscono e vengono presentate è generalmente la stretta di mano. Certo non è quello che avviene sempre in ogni occasione e comunque esistono moltissimi altri elementi che vanno a contribuire alla prima impressione che ci formiamo. Comunque adesso per schematicità e semplicità iniziamo dalla stretta di mano. Scrivimi nei commenti come pensi che sia la tua stretta di mano. Una curiosità. Sai da dove nasce l'abitudine della stretta di mano? Durante l'antichità le persone porgevano la mano spoglia e l'altra gli stringeva l'avambraccio in modo da verificare che non nascondesse delle armi bianche dentro nella manica. Quindi questa stretta reciproca degli avambracci è nata in realtà per motivi di diffidenza. Poi nel corso del tempo si è evoluta e si è trasformata nella stretta di mano per la presentazione. Ma torniamo a noi. La stretta di mano è un gesto universale per venire in contatto e questo viene declinato in molteplici modi. Innanzitutto chiaramente per presentarsi, ma anche per congratularci o per salutare all'inizio e alla fine di un incontro, a volte anche per riappacificarci. È molto più frequentemente usata dagli uomini che dalle donne, infatti queste preferiscono altre forme di interazione e in genere utilizzano la stretta di mano solo per presentarsi. Tra l'altro la stretta di mano fra uomini e donne è relativamente recente, infatti un tempo le donne ricevevano il baciamano, ma la stretta di mano parla di noi. Già la tempistica è importantissima perché prolungare troppo la stretta di mano o al contrario abbreviarla eccessivamente crea dell'imbarazzo. Ancora peggio la stretta di mano sudata, che è indice di stress emotivo e quindi un pessimo biglietto da visita. Soprattutto in ambito lavorativo, rivelerà all'interlocutore che non si riesce a mantenere la calma, non si riesce a gestire lo stress e anche che non si riesce a venire in contatto in modo disinvolto con gli altri. Il calore della mano varia molto a seconda del sesso, perché la circolazione periferica è molto diversa fra uomini e donne. Comunque tendenzialmente se la mano di una donna è calda ci rivela equilibrio e sicurezza. Se quella di un uomo è fredda probabilmente è apprensivo. Una curiosità. Quando si incontra uno sconosciuto si attiva l'amigdala. Te ne avevo parlato in un altro video, te lo lascio in info box. In questo caso il sangue defluisce dal derma delle mani verso i muscoli delle gambe. Questo per prepararci alla reazione primitiva dell'attacca o fuggi. Per questo a volte la mano sarà fastidiosamente fredda e sudata. È del tutto intuitivo che chi ha una stretta di mano energica e calorosa sia in genere estroverso. Una stretta salda e decisa è indice di personalità dominante. Ma quando la pressione diventa eccessiva rivela aggressività ed esibizionismo. Al contrario, chi la porge in modo fiacco è in genere timido e schivo. Chi la dà in modo esitante è in genere impacciato o ansioso. Ma ora entriamo nel vivo e analizziamo insieme le 17 posizioni della stretta di mano. Probabilmente ti stupirà questa varietà. Scrivimi nei commenti a quale posizione corrisponde la tua. Come tutto ciò che riguarda il linguaggio del corpo, quello che più ci colpisce è ciò che si distacca maggiormente dallo standard decodificato, e anche se inconsciamente ci può fornire dei preziosissimi indizi sulla personalità dell'altro. Quindi in questo caso la stretta di mano cosiddetta neutra è lo standard di riferimento.
La stretta deve essere decisa ma mai eccessiva e si deve comunque adeguare a quella ricevuta. L'inclinazione del palmo deve essere veramente minimo e deve rimanere pressoché in verticale. Il braccio non deve allontanare l'altra persona e il contatto fra le mani deve essere completo. Questa stretta di mano crea un rapporto paritario fra i due individui e alla fine del video ti darò un utilissimo consiglio. La stretta prevaricatrice è la più aggressiva in assoluto e questa esclude qualunque tipo di rapporto paritario. È tipica dei dominanti. Porgono loro la mano per primi, sempre con il braccio teso piuttosto rigido e soprattutto con il palmo rivolto verso il basso, in modo che l'altra persona sia costretta a rivolgere il palmo verso l'altro e questa è una posizione di sottomissione. Come variante, se per caso l'altro l'anticipa e porge la mano per prima e quindi abitualmente in posizione neutra, questo gli prende la mano vigorosamente e mentre gliela stringe gli ruota il polso in modo che la posizione sia quella sua più favorevole. È la stessa cosa che avviene fra gli animali. Pensa ai cani alfa che inducono gli altri cani a mettersi a pancia all'aria in posizione di sottomissione. Questa stretta di mano, ad esempio, è abitualmente usata da Donald Trump. Variante sul tema è la morsa. Questa è una stretta di mano che vuole essere implicitamente persuasiva e viene molto utilizzata dagli uomini d'affari. La pressione è eccessiva e viene accompagnata da 2 o 3 strette vigorose. Sempre in ambito dominante esistono poi le strette di controllo e queste vengono declinate in alcune varianti. La destra stringe la mano, mentre la sinistra va ad invadere lo spazio personale dell'altra persona. Più in alto si posa la mano e più confidenza si vuole mostrare. Quindi esistono la doppia presa, la presa del polso, la presa del gomito, la presa dell'avambraccio, la presa del braccio, la presa della spalla, che in questo caso può essere in ulteriori 2 varianti, quella di lato e quella sopra. È un atteggiamento questo che in genere sconcerta e io sconsiglio vivamente di utilizzarlo. Bisogna essere molto in confidenza con l'altra persona per potersi permettere questo atteggiamento e comunque bisognerebbe avere anche un valido motivo per utilizzare queste prese. Se non hai uno stretto rapporto confidenziale con l'altra persona e ricevi una di queste prese, dovresti stare molto attento, cercare di capire le sue reali intenzioni e comunque in genere c'è sotto qualcosa, ti sta mentendo. Sono spesso usate dai politici. Poi c'è la stretta della chiave. Questa è una stretta comune fra chi compie giochi di potere. Chi la utilizza afferra vigorosamente la mano dell'altro e quindi così lo costringe ad avanzare e lo trascina nel proprio territorio dove si sente molto più sicuro. Questo è tipico appunto delle persone che si sentono più forti nel proprio territorio, nella propria area. La stretta di mano in punta di dita. Questa è tipica delle persone che rifiutano le relazioni e in generale il contatto altrui. Suscita abbastanza disagio in chi la riceve perché comunque si percepisce la difficoltà dell'altro. Spesso sono persone poco sicure di sé che cercano a tenere a debita distanza gli altri. La stretta passiva. Questa è tipica delle persone inibite e prive di competenze di relazione interpersonale. La mano viene semplicemente esposta alla stretta altrui, ma senza parteciparvi veramente in modo attivo. Rimane inerte. Stretta a mano cava. È una stretta che evita il contatto con il palmo altrui, rimanendo appunto cava per non aderire al palmo dell'altro. Lascia in genere interdetti ed è tipica di chi abbia qualcosa da nascondere o comunque non voglia veramente farsi conoscere sino in fondo. La stretta di mano shakerata. Viene afferrata vigorosamente la mano e a seguire ci sono numerosi movimenti sul piano verticale. Questa è tipica delle personalità narcisistiche che vogliono dimostrarsi molto sicure di sé, però in realtà nascondono un profondo desiderio di approvazione. Mano monca. È tipica di chi svaluta l'interlocutore e lo ritiene inferiore. Chi la riceve ovviamente si sente a disagio e si offende. La stretta che allontana. Questa è tipica delle persone diffidenti. Il braccio rimane completamente steso praticamente e quindi allontana l'altra persona. Tra l'altro è sempre piuttosto rigido e crea veramente la maggiore distanza possibile fra i due interlocutori. D'ora in poi adesso cerca di porre attenzione al tipo di stretta di mano che ricevi e cerca di cogliere tutte le indicazioni possibili sull'altra persona. Un consiglio. La stretta di mano ideale è banalmente quella neutra, la prima che ti ho elencato nel video, magari vai a rivedertela. Per essere realmente efficace deve essere sempre accompagnata da un contatto visivo diretto. Questo deve essere interessato ma mai invadente. La postura deve essere retta senza essere rigida e ricordati di accompagnarla sempre con un accenno di sorriso. Devi sapere che la persona realmente carismatica si mostra sempre sicura di sé, ma senza avere mai la necessità di mostrarsi dominante.
Anzi, al contrario, si dimostra collaborativa e questo avviene da subito, sin dalla presentazione. I primissimi secondi per fare una buona impressione sono così scaduti. A breve scoprirai gli altri istanti cruciali. Per non perderli, iscriviti al mio canale. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso e invincibile.